Eccoci qui, buongiorno a tutti, namaste. Buongiorno. Per chi non mi conosce, il mio nome è Deborah, sono una guaritrice emozionale, una life coach e lui è mio figlio Eric. Piacere a tutti. Strada facendo in questa live vi spiegherà anche un pochino tutto quello che fa, perché anche lui è nel mondo del lavoro su di sé e aiuta le persone in un modo un pochino differente rispetto al mio. Di questo ve ne parleremo strada facendo. Per chi non ci conosce, noi viviamo in Thailandia, siamo in Thailandia e abbiamo questo Healing Center, questo centro di guarigione che potete vedere alle nostre spalle. Di questo appunto magari ne parleremo più avanti. In questa live vogliamo darvi dei click interiori, dei messaggi profondi che possono entrare nel vostro cuore e fare poi la differenza nelle vostre giornate e nella vostra vita. E ormai da tanti anni, più di 10 anni, aiuto le persone in tanti modi diversi e nello stesso tempo mi piace sempre essere anche un'allieva e penso che la cosa più importante per un facilitatore, un coach, una persona che aiuta le persone è essere sempre anche un allievo, è essere l'allievo di qualcuno che ne sa un po' più di noi e essere anche un allievo nei confronti di noi stessi. Quindi proprio ieri parlando con un monaco molto saggio che vive qua sull'isola mi ha detto una frase che mi ha dato appunto un click. Iniziamo con i primi click e mi ha detto: è facile aiutare gli altri, non è così facile aiutare noi stessi. E quindi quanto può essere facile aiutare le altre persone, dare consigli a altre persone, e quanto invece è più complicato guardare le nostre cose, le nostre dinamiche interne, eccetera. E quindi ecco, questo è un consiglio che do anche magari a chi già lavora nell'aiutare gli altri, che guarda questa live. Ricordatevi sempre di essere degli allievi, di essere dei discepoli, di essere dei bimbi che stanno imparando delle cose, e questo vi permetterà di continuare a crescere e di far emergere sempre di più la vostra parte più pura, che è libera da un ego che crede di sapere già tutto. Non si smette mai di imparare, anche le persone che magari sono più professionali in un certo lavoro, sono più specializzate, non sei mai arrivato alla fine di aver imparato qualcosa. La formazione è continua, deve essere continua, devi aggiornarti, non puoi fermarti. Quando ti fermi, credi di aver raggiunto un certo stato o una certa consapevolezza, ma non è la realtà. Spesso si fraintende: io sono già arrivato a quel punto, io so meditare già perfettamente, io sono arrivato alla fase dell'illuminazione. Ciò che io credo è che tutto questo in realtà non è altro che un'illusione, perché se pensiamo anche ai più grandi maestri, magari dell'India, o anche i maestri che ci sono stati nella nostra cultura italiana, non hanno mai smesso di imparare, si sono sempre continuati a formare. Poi che abbiano raggiunto un livello più alto magari di altre persone, questo ok, dipende anche dalla mappa in cui vediamo le cose, perché quando noi pensiamo che una persona ha raggiunto un livello alto o basso è comunque il nostro giudizio, non è ciò che è la realtà. Ma a parte questo, una persona può raggiungere un livello alto di consapevolezza, ma non può raggiungere la consapevolezza stessa, non può essere arrivato in un punto in cui può dire: ok, adesso sono arrivato e adesso mi rilasso, mi fermo e non ho più bisogno di imparare nulla. Questa è una cosa molto limitante. Magari se ce lo diciamo, se davvero crediamo questo, può essere, come dire, può darci soddisfazione in quel momento, ma nel lungo termine ovviamente ci porterà a non crescere più e quindi siamo fermi se noi crediamo già di sapere tutto. Nel frattempo Quindi, buongiorno ai nuovi arrivati. Buongiorno Loredana. Sì, È importante anche imparare sempre cose nuove, non focalizzarci soltanto su quello che sappiamo già,
e magari continuare a imparare quella cosa. Vediamo anche altri aspetti Mhm. delle cose, anche nella vita. Ok, io mi sono approcciato al veganesimo, ad esempio, ma non restringiamoci soltanto a una certa nicchia o a una certa informazione. Cerchiamo di aprire le nostre porte anche verso altro e Mhm. poi, dopo che abbiamo ascoltato le informazioni di altre persone, possiamo avere una nostra idea. Sì, Ma se noi ci formiamo soltanto su un certo aspetto, è difficile avere una propria idea reale perché non abbiamo avuto scelta. Quindi, ok, tu hai studiato quella cosa, sai solo quello e basta. mm, La cosa importante è formarsi su tante cose. Dopo aver studiato, dopo aver consapevolizzato tutte queste cose, puoi dire, ok, cosa mi risuona di più? Cosa sento più in linea con me? Nel mio caso che io tratto maggiormente l'alimentazione, qual è l'alimentazione che è più adatta a me, che è più adatta al mio corpo? Questo possiamo saperlo soltanto noi, Eric, perché per chi non lo sapesse, è sì, un naturopata, apro parentesi sì, perché magari ci sono persone nuove. quindi soltanto ascoltando il nostro corpo possiamo davvero capire che cosa è bene per noi. Stessa cosa per la nostra mente alla fine. Esatto, esatto, assolutamente. E qui collegandomi a Eric dico un altro paio di cose. La prima è utilizziamo la metafora della palestra che utilizzo spesso perché il lavoro che facevo prima di diventare una guaritrice emozionale era proprio lavorare nelle palestre. E quando tu vai in palestra all'inizio fai un po' fatica per creare il tuo allenamento, per essere fluido nell'allenamento. Poi, dopo un tot di tempo, quell'allenamento diventa fluido. Allora andare in palestra diventa una routine, anzi è un piacere, non vedi l'ora di andarci e sai che in quell'ora, wow, ti rilassi, entri nella tua energia, ti carichi, ti senti bene, esci da lì che stai bene. I primi giorni magari non hai quella stessa sensazione, anzi sei stanco, hai l'acido lattico, hai i doloretti e così via. Allo stesso modo, il cammino spirituale, il lavoro su di sé, la pratica che può essere la meditazione, che può essere lo stare in presenza, che può essere il vivere il qui e ora, è una sorta di palestra. Quindi all'inizio non è facile, fai fatica e ti devi impegnare, poi diventa un piacere, chiudi gli occhi in meditazione e dici wow, finalmente sono nel mio stato. Come nella palestra, se io mi alleno per 3 mesi e raggiungo un certo tono muscolare e poi smetto di andare in palestra e il tono muscolare cala, allo stesso modo se io faccio 3 mesi di meditazione e poi dico come ha detto Eric, sono illuminato, ho realizzato questo e quest'altro, ora sì che ho risolto le mie ferite e così via, e interrompe, cala il muscolo del lavoro su di sé. E questo è molto importante, quindi la costanza, l'autodisciplina è ciò che poi fa davvero la differenza in un cammino, qualunque possa essere il vostro obiettivo, che poi fondamentalmente l'obiettivo è sempre lo stesso, l'essere in pace, il vivere bene, il vivere in armonia, il vivere nella gioia, cioè tornare ad essere fondamentalmente quello che siamo, quello che eravamo quando eravamo dei bambini piccoli, quello che eravamo prima di arrivare in questa dimensione. E ricollegandomi a quello che ha detto Eric, quindi quanto è importante il continuare a lavorare su di sé, proprio per questo tra un ritiro e l'altro, perché noi qua in Thailandia facciamo i ritiri per le persone che dall'Italia vengono qua e fanno una settimana di lavoro su di sé con noi, e questa stanza che vedete è una delle stanze che di solito occupano le persone che fanno i nostri ritiri. E tra un ritiro e l'altro, perché ne abbiamo avuto uno a luglio e ne avremo uno a breve, scusate, ne abbiamo avuto uno a giugno, ne avremo Sì. uno a breve adesso a luglio, ho deciso di fare anch'io un ritiro di lavoro su di me ed è stato davvero molto profondo, molto potente, mi ha dato tanti click interiori e in questa live voglio condividervi 5 insegnamenti che ho ricevuto e che con gioia voglio condividere con voi e con chi ascolterà questo video, anche successivamente lo metterò sul mio canale YouTube. Se siete arrivati qua da poco e non conoscete il mio canale YouTube è Deborah Luce
e potete trovare tanti video che possono ispirarvi, dove parlo di tante cose differenti. Allora, mi sono segnata un po' di cose da dirvi. Allora, il primo insegnamento, che è stato forse anche quello che mi ha ribaltata un po' maggiormente in questa full immersion di ritiro, ed è quello che continua a ripetermi ancora oggi e in queste ultime giornate in meditazione, è quello che in inglese ci hanno detto ordinary mind is the way, cioè la mente ordinaria è la via. E qua vi racconto una storiella zen che può darvi un click. Immaginate che un discepolo, quindi noi, una persona come noi che sta imparando, va da un grande maestro, un maestro che ha realizzato il sé, e chiede a questo maestro: maestro, qual è la via? Qual è la via per raggiungere l'illuminazione? Qual è la via per realizzare il mio sé? E il maestro gli risponde: più tu andrai alla ricerca di questo sé e più potresti sentirti lontano dal sé. Più tu vivi la vita ordinaria con consapevolezza e più tu puoi sentirti davvero qui e ora. E questo è un qualcosa che poi ieri, parlando con un monaco dell'isola, mi è ritornata un po' di nuovo, perché ieri mi ha detto una cosa molto simile, cioè non cercate di raggiungere chissà cosa, cercate di vivere il qui e ora, perché più vivete il qui e ora e più sentirete davvero la realizzazione già qui e ora. E la nostra mente crea tantissime illusioni. Cioè noi pensiamo che dobbiamo fare qualcosa, andare chissà dove o diventare chissà cosa per poi realizzare il sé. Come se fosse un cammino e ad ogni passo che facciamo prendiamo una medaglietta. Il punto è che camminando davvero con purezza di cuore, lasciando da parte l'ego, non ci importerà più delle medagliette, e soprattutto ci ricorderemo che la consapevolezza è già qui, è già ora, la realizzazione del sé è già ora, l'illuminazione di cui i maestri parlano è già qui e ora. Nella mente ordinaria. Che cosa vuol dire? Questo può far crollare tante credenze, cioè le nostre credenze potrebbero pensare che i maestri erano straordinari e quindi per raggiungere l'illuminazione dobbiamo essere straordinari, e la società ci fa credere che dobbiamo sempre essere superiori, essere straordinari, essere i primi, essere i numeri uno, essere qualcuno che fa la differenza. Questo cercare di essere sempre di più, sempre straordinario o extraordinario, porta pesantezza, perché non mi posso permettere di dire chi se ne frega, sono quello che sono, la mia personalità è ciò che è, che questo non vuol dire che devo adagiarmi e non far niente, vuol dire che accetto ciò che è la mia mente ordinaria. Ordinary mind is the way, quindi la mia mente ordinaria che vive il momento presente può essere la via. Un altro punto importante è che la pratica è la realizzazione. Quando seguo una persona in coaching consiglio sempre di crearsi una sua routine, di crearsi una sua pratica, perché come noi iniziamo la giornata, come noi la andiamo a finire, fa poi la differenza nella nostra vita. Quindi io se mi sveglio la mattina e apro Facebook e sto su Instagram, è diverso rispetto a se mi sveglio la mattina, faccio degli esercizi di respirazione, o metto un mantra, o ballo, o canto, o medito, o mi faccio una camminata nella natura, o mi butto in piscina. Questo va a cambiare
il mio stato dell'essere e soprattutto il come lo faccio fa la differenza. E un altro insegnamento, un insegnamento dello Zen è: la pratica è già la realizzazione. Cioè la nostra mente si illude dicendo: ok, io pratico, oggi pratico, domani pratico sempre di più, mediterò sempre di più, starò sempre di più in presenza, così poi realizzerò qualcosa. E invece un insegnamento Zen ci dice: no, è già la pratica la realizzazione. Cioè nel momento in cui tu sei qui e ora e stai meditando e sei nella gioia, sei nel tuo flusso, sei con il cuore aperto, sei davvero qui, ci sei, quella è già la realizzazione. E dovete provare a chiedervi, in queste 24 ore che sono la mia giornata, come passo il mio tempo? Al di là della pratica, la pratica è tutta la nostra giornata alla fine. Non è, ok, faccio mezz'ora di meditazione, poi dopo vado a litigare con il vicino di casa o mando a fanculo quello che sta guidando. Ok, questo non può essere la meditazione. Quando tu inizi a intraprendere un percorso di questo tipo, devi essere presente in tutta la tua giornata. Tutte le 24 ore, ok, ti chiedi come devo reagire, come reagisco a questa cosa? O come sto spendendo il mio tempo? Lo sto buttando via? Lo sto sprecando magari con conflitti? Lo sto sprecando a soddisfare bisogni di persone o a soddisfare i miei bisogni che a volte non contano nulla? Come io spendo il tempo della mia giornata? Questa credo che sia una delle cose più importanti. E la meditazione deve entrare a far parte in tutta la nostra giornata. Questo vuol dire, fai una camminata, renditi conto delle persone che hai intorno, di dove sei. A volte in giro si vede come se le persone fossero isolate, no? Magari ci sono persone col telefono, persone con le cuffie, persone col computer, e capisco questo perché oramai è un po' come se ci fossimo resi indipendenti alla fine. Noi oramai senza telefoni non potremo quasi più far nulla di quello che facciamo nelle nostre giornate. Però rendiamoci conto nelle nostre giornate come usiamo il nostro tempo. Lo usiamo stando tutta la giornata davanti al telefono, magari a fare anche cose inutili, oppure la usiamo magari essendo presenti nella nostra giornata, meditando. Ma questo meditare non è mettersi così e fare così tutta la giornata, è come io spendo la mia giornata, che cosa faccio nella mia giornata e essere presenti nelle azioni che fai, anche quando lavori magari. Questo anche può voler dire meditare. L'essere presenti e l'essere coscienti delle azioni che prendi, senza far prendere i tuoi picchi emozionali. Spesso noi abbiamo dei picchi emozionali, magari quando abbiamo dei conflitti con una persona, a noi ci viene da rispondere in un certo modo, oppure quando c'è da prendere una certa decisione, noi prendiamo una decisione molto affrettata perché abbiamo quell'emozione che ci prende così e quindi noi andiamo diretti verso quella strada. Cerchiamo di riflettere nella nostra giornata, di essere presenti e dire: ok, qual è la cosa bene per la mia parte più profonda? Qual è la cosa migliore per me? Che è un po' simile a quello che dici nel bimbo interiore, no? Esatto. E poi alla fine ascoltare ciò che tu vuoi veramente, cosa io voglio veramente, cosa il mio sé vuole davvero, non cosa la mia mente vuole veramente, perché spesso la nostra mente è condizionata dalle opinioni delle altre persone. Quindi, ok, cosa dice quella persona se io prendo quella decisione? Se io parlo in un certo modo, come penseranno le altre persone di me? Cosa ne penseranno? È molto importante non chiedersi
cosa pensano le altre persone, ma cosa pensa la mia parte più profonda, cosa pensa la parte più pura di me riguardo me stesso. Quindi devo prendere una decisione. Ascoltati, stai dentro di te. Non serve a niente parlare, chiedere consigli a altre persone, ad amici. Soltanto tu hai la risposta dentro di te. Cosa è meglio per me fare? Sì. Quindi ecco, davvero qualunque dubbio, perplessità, confusione o anche progetto, obiettivo che tu possa avere, chiudere gli occhi, centrarti, sederti sul tappetino, su un cuscino e ascoltarti, essere qui, essere nel momento presente, nel qui e ora e aspettare con calma di ricevere le risposte che sono nascoste nel tuo profondo e che non emergono magari subito nella confusione. Immaginate un mare dove sopra ci sono le onde, c'è una tempesta. Il punto è che sotto il mare è calmo. Quindi se noi riusciamo ad andare più in profondità nella meditazione, superiamo queste onde in tempesta e andiamo nella calma. E in quella calma possiamo ricevere le risposte. E ricollegandoci alla metafora del mare, le onde, che possiamo essere noi e che possono essere anche le nostre emozioni, la nostra mente, eccetera, non sono separate dal mare. Quindi, come diceva anche Eric, il dire la pratica è al mattino e alla sera è vera, nel senso che c'è quel tot di tempo dove consiglio di veramente fermarsi e dedicarsi solo a quello. Nello stesso tempo l'onda della pratica non è separata dal mare della vita quotidiana e questo è un altro degli insegnamenti che vi volevo trasmettere oggi, cioè la meditazione, la tua pratica, il tuo rituale, la tua routine non è separata dalla tua vita, perché questo è l'errore che tante persone fanno e magari fanno la sessione in coaching con me e stanno bene, sono nella gioia, sono in uno stato meditativo profondo, eccetera, oppure vengono qua a fare un ritiro, wow, sono nell'oltre, poi tornano dai parenti, dagli amici, eccetera, e vanno di nuovo nel delirio universale. Oppure fanno una sessione con me, ah wow come sto bene, poi dopo 2 ore sono di nuovo in panico perché il marito gli ha fatto girare le scatole, perché al lavoro sono stati pesanti e così via. Ecco, la pratica è soprattutto lì, la pratica è soprattutto nel tuo quotidiano. La meditazione ti aiuta ad allenarti a mantenere uno stato di pace anche dopo, perché altrimenti non avrebbe senso. Quindi se io ogni mattina sono concentrato davvero sul mio respiro, nel momento in cui avviene qualcosa nel mondo e io sono lì in mezzo, mi ricordo del mio respiro. Poi magari vivo anche quelle dinamiche, eccetera. Il punto è che c'è una parte di me che resta in pace e me ne accorgo. Quando questo avviene, cambia tutto. Si manifesta verso l'esterno. Sì. Anche perché la serenità di per sé non può essere temporanea. Quindi se noi ad esempio ci sentiamo sereni nella meditazione e appena è finita la meditazione, che magari può durare 1 ora, ci sentiamo stressati perché dobbiamo andare al lavoro, oppure ci sentiamo stressati per il nostro partner, o sentiamo rabbia, sentiamo paura. Bene, questa serenità non è reale che hai avuto nella meditazione, è un'illusione. Perché la vera serenità, ma sto dicendo la vera serenità, che non è magari la felicità che hai momentanea, magari solo perché appunto hai dei picchi emozionali, come ne parlavo prima, ma la vera serenità è fatta per essere duratura. Se te dentro di te ti senti sereno, è difficile avere certe reazioni nella tua vita negative. È un po' come se l'interno si manifestasse all'esterno. La manifestazione esterna di te è ciò che
tu hai all'interno, nella tua superficie, perché poi alla fine dentro di te c'è sempre serenità, qualunque emozione arrivi. Mhm. E inoltre se sei presente, se ti alleni ad essere presente, non ti annoi mai. Di questo me ne sono accorta proprio facendo il ritiro, perché in questo ritiro siamo arrivati a meditare anche per più di 6 ore al giorno, tra meditazione statica e meditazione camminata, e inevitabilmente quando mediti per più di 6 ore al giorno, poi nel tempo restante sei presente, è praticamente automatico, cioè sei davvero di più e praticamente non dico sempre, ma quasi nel qui e ora. E mi sono resa conto che quando sei davvero nel qui e ora e quindi ti incanti a guardare quello che è intorno a te, che potrebbe essere una farfalla, che potrebbe essere una foglia, che potrebbe essere un animale, un fiore, eccetera, ma anche se siamo in una città potrebbe essere mi incanto a guardare una macchina, mi incanto a guardare una persona, mi incanto a guardare un negozio, qualunque cosa intorno a me. Se io sono davvero lì, non mi posso annoiare, perché c'è talmente tanto da scoprire, da vedere. La noia emerge quando non ci siamo. E allora non ci sono, prendo il telefono, mi distraggo, oppure il momento presente non mi piace perché stanno uscendo delle dinamiche, e allora prendo il telefono, mi distraggo e non sono più qua, sono nel telefono. Quindi a quel punto mi sono disperso. Allo stesso modo se mi faccio travolgere dalle persone, quindi una persona arriva, mi parla, mi dice la sua e poi me ne dicono un'altra e poi un'altra e io mi disperdo. Torna al centro. Più torni al centro e più riuscirai poi a camminare nel mondo con grazia, facilità e gioia. Ed è proprio per questo che noi facciamo dei ritiri profondi qua in Thailandia, perché venendo in Thailandia le persone si staccano totalmente dalla loro zona di comfort, dalle dinamiche, dai parenti, dai genitori, dai figli, dai mariti, dal lavoro, da quello che gli altri si aspettano, da tutte le maschere che hanno, eccetera. Vengono qua e sono altre persone, completamente, cambiano totalmente e lo scopo ovviamente del ritiro è far sì che quando per una settimana acquisisci certe consapevolezze tu poi possa portarle anche a casa. Poi un'altra via può essere il fare un percorso da lì e questo è quello che alla fine faccio maggiormente con le persone, perché poi non tutti prendono e vengono in Thailandia. Diciamo che il venire in Thailandia è più un proprio sradico l'albero. Il fare le coaching da lì è più graduale, nello stesso tempo può portare davvero ad un risultato enorme quando si mette in pratica quello che si acquisisce in coaching, perché poi, come dicevamo prima, non sono separate le due cose. Poi un'altra cosa che si è vista molto nei ritiri è che subito appena arrivano le persone, magari nel centro, hanno una vibrazione totalmente diversa rispetto a come poi li vedi alla fine del ritiro. È vero. Appena arrivano hanno una vibrazione di pesantezza, di paure, di magari anche rabbia, di ansia, emozioni negative, basse comunque. E dopo 2 o 3 giorni inizi a vedere una trasformazione allucinante, ci sono altre persone È vero. e si iniziano ad aprire, ad essere felici, serene, ad avere meno preoccupazioni, a magari fare cose che non potrebbero fare nel loro paese, se in questo caso vengono dall'Italia o ci sono anche persone che sono venute dalla Svizzera o altri posti. E quindi è molto molto importante riuscire a staccarsi dalle etichette che le persone ci hanno messo e da ciò che noi dobbiamo fare, non a ciò che noi... Voi vi chiedete ogni giorno cosa voglio fare oggi, non cosa devo fare. Cosa voglio fare? Cosa è meglio per me fare oggi? Devo farmi, non lo so, ho voglia di farmi un massaggio, ho voglia di, andare in palestra, ho voglia di fare una sauna, ho voglia di andare in spiaggia adesso che è estate, o ho voglia di andare in montagna perché è in montagna.
Quindi, oppure ho voglia di uscire con gli amici. Cosa voglio fare? E ricordatevi che la vera guarigione dentro di voi si può trovare nella solitudine, quando voi siete soli e quando non avete distrazioni. Quindi state soli ma non avete il telefono, non avete il computer, non avete libri, state soli, senza distrazioni. Guardate dentro di voi cosa accade. Perché spesso interpretiamo, ok, io sto da solo, ma magari ci sono persone che stanno da sole, ubriacandosi, oppure si fumano la canna, oppure stanno al telefono e parlano con l'amica. Questo non è assolutamente stare da soli, ok? Quindi una delle cure, delle cure più grandi che potete avere è proprio la solitudine. Quindi stare da soli e farsi un po' un esame di se stessi e veramente comprendere cosa si vuole, perché poi alla fine uno dei maggiori problemi, che non dovrebbe essere un problema in realtà, è cosa io voglio davvero dalla mia vita, perché io sono in vita, perché io sono in questo mondo. E una risposta non può essere io sono in questo mondo per prendermi cura di mio nonno o per prendermi cura di mio figlio. Per carità, questo può starci, è una cosa importante, è un gesto di affetto e va benissimo. Allo stesso tempo, cosa è la mia missione davvero? Te sei venuto in questo mondo, noi, tutti noi, siamo venuti in questo mondo per un qualcosa di ben più importante che prenderci cura soltanto di una o due persone. Abbiamo tutti quanti una missione ben precisa, dobbiamo solo ascoltarci, ovviamente, sentire dentro di noi, perché noi siamo qua. Mia madre è qua per la sua missione, io sono qua per la mia e voi sicuramente avrete un'altra bellissima missione. Ci sono diversi livelli di missioni, ovviamente. Sì, che poi, sì, livelli tra No, virgolette, nel livelli, senso cioè, che... sì. mm, allora, ho fatto tanti video riguardanti la missione perché si aprirebbe un tema di 6 ore solo che a parlare di questo. Se parliamo della missione da un punto di vista più elevato, fondamentalmente abbiamo tutti la stessa missione, che è tornare all'essere, tornare al sé. Poi ognuno di noi attraverso la nostra personalità sceglie delle vie diverse per potenziare i suoi talenti, le sue qualità e andare in direzione di quello che è pronto a fare in questa vita, in questa incarnazione. Ovvio che, come diceva Eric, se io sono pilotato dall'ego che mi porta a soddisfare i miei bisogni egoici e a salvarmi dal mio corpo di dolore, difficilmente posso seguire con apertura del cuore quello che la mia anima vorrebbe, perché il mio focus è nell'essere accettata, nell'essere riconosciuta, nel non perdere quella persona e questo e quest'altro, e quindi la mia missione viene messa in secondo piano. E poi cosa succede? Che dopo un po' escono malattie, perdite di soldi, problemi, perché l'anima bussa alla porta e dice: ehi, io voglio che tu vada lì, non là. E di questo ho fatto tanti video, li potete trovare sul mio canale YouTube, andate a curiosare un pochino. Un altro insegnamento importante che voglio condividervi oggi è legato al lasciare andare, perché il lasciare andare è diventata un po' una frase di moda, no? Anche in questo mondo New Age. E un altro click che mi è arrivato in questo ritiro è che il lasciare andare non è un qualcosa che tu devi fare e non è una scelta. Cioè, il lasciare andare è un'energia totalmente femminile. Il dover fare qualcosa è un'energia totalmente maschile. Quindi io come posso lasciare andare decidendo di farlo? Il lasciare andare è un qualcosa di inevitabile che accade.
L'energia femminile accoglie, non agisce, riceve, non dà. Quindi il lasciare andare è un'energia femminile che ci attraversa, che fluisce in noi e che è naturale. Se ci pensate, quante volte in automatico, naturalmente avete lasciato andare? Avete lasciato andare vecchie caratteristiche della vostra personalità, avete lasciato andare dei vestiti perché siete cresciuti e non vi andavano più, avete lasciato andare delle persone, avete lasciato andare dei luoghi, degli eventi, delle situazioni, dei lavori. Quante cose avete lasciato andare? È inevitabile il lasciare andare. Quindi non deve esserci un processo mentale che dice ora io devo lasciare andare. Fa sì che accada, lascia accadere, entra in un'energia femminile che fa accadere. E un altro click importante, che è anche l'ultimo che ho deciso di condividere oggi, poi non so se Enrico vorrà aggiungere qualcos'altro, è che una delle più grandi illusioni è credere di poter o di dover scegliere qualcosa. Ed è anche ciò che ci confonde di più. Questo non va in distonico con quello che abbiamo detto prima, cioè il chiederci cosa voglio fare oggi, cosa mi rende felice. È perfetto che ci sia, perché ci porta a riconnetterci con la parte più pura di noi, con la nostra essenza del bambino interiore che è in noi, e ci aiuta a scegliere liberi dai condizionamenti, dei doveri, dell'ego, da quello che le altre persone ci dicono, eccetera. Se andiamo da un punto di vista ancora più elevato, arriviamo ad un punto dove è la vita che ci mostra la via e quindi non abbiamo neanche più bisogno di scegliere. A noi è successo, ad esempio, quando abbiamo deciso di creare questo centro, cosa abbiamo deciso di farci, come sta fluendo anche adesso. Da una parte c'è la nostra mente che pensa cosa potremo fare, cosa dovremo fare, in realtà è la vita che ci sta guidando e che ci sta facendo fare le cose, che sta decidendo lei. E noi semplicemente in base ai segnali seguiamo il flusso che la vita ci dà, che questo flusso ci dona. Quindi anche il pensare di dover sempre scegliere è un'altra illusione. E chi è che sceglie? Sceglie la mente. Quando io invece mi affido e guardo che cosa avviene intorno a me, quali sono i segnali, quali sono i messaggi, cosa mi sta dicendo la vita dandomi questa persona davanti a me. Oggi ero a fare una meditazione da sola, a un certo punto arriva un ragazzo e mi dice: sorella, vieni a meditare con noi. E questo è stato ad esempio un segnale, no? Quindi avrei potuto dire, eh no, io mi ero prefissata che dovevo continuare a fare la mia meditazione da sola, oppure semplicemente ho detto, beh, se mi è arrivato non è a caso, seguo la vita. E sono andata a meditare, ho fatto una bellissima meditazione di gruppo con loro. Quindi, ecco, imparare a essere flessibili e lasciar fluire e vedere che cosa la vita ci dà, consapevoli che non siamo separati da essa. E quindi ciò che la vita ci mostra è ciò che noi mostriamo a noi stessi, perché non c'è nessuna separazione, non c'è nessuna divisione. E tornando alla storiella zen dell'inizio, ricordate, ordinary mind is the way, quindi la mente ordinaria è la via, questo discepolo, che vi ricordo possiamo essere noi, e che chiede al maestro qual è la via, e lui gli risponde la mente ordinaria è la via. Poi il maestro aggiunge un'altra cosa e dice: la formazione, la consapevolezza mentale è un'illusione. Il sapere è illusione. Il non sapere, l'essere ignorante, è confusione. In mezzo c'è la vita ordinaria. Perché vi dico questo prima di chiudere? Perché siamo in un'era dove la spiritualità è diventata una moda. E
il monaco con cui abbiamo chiacchierato ieri ci ha detto non si parla più di pratiche spirituali, si parla di, com'è la traduzione in italiano, di malattia spirituale, una cosa del genere, no? Si parla di malattia spirituale nel senso che adesso tante persone sono troppo piene di informazioni. Se io ti chiedessi chi sei, sarebbe bello che tu mi rispondessi non lo so. E invece purtroppo mi risponderai con una miriade di nozioni che ti sono state date. Potrebbero essere nozioni più basse, tra virgolette, quindi sono il mio lavoro, sono una mamma, sono una moglie, sono un marito, eccetera. Potrebbero essere più, tra virgolette, spirituali, quindi sono un'anima scesa in cammino, sono un'energia, sono questo, sono quello. Sono tutte etichette che ti dai. In realtà tu non lo sai che cosa sei. Quindi più tu sei onesto e entri nel non essere, nel non sapere, e più puoi aprirti a qualcosa di infinitamente più grande di quello che la tua piccola mente può pensare. Quindi questo maestro Zen ha detto il sapere mentale è un'illusione, perché tu potresti leggere centinaia di libri spirituali e poi incavolarti ancora con tua madre. E anche a me era successo. Quando ho iniziato a lavorare su di me, per anni continuavo ad avere attriti con mia madre. E dicevo, ma che cavolo sto lavorando su di me? Come mai c'ho ancora ste dinamiche? Poi che cosa è successo? È successo che ho portato davvero le mie consapevolezze dalla mente al cuore, o meglio, più che portate, ci sono andate, e a quel punto quelle dinamiche con mia madre si sono sciolte in maniera fluida e naturale. Quindi per capire davvero a che livello sei, entra nelle tue dinamiche, guardati come sei quando sei con i tuoi parenti, con i tuoi genitori, con le persone che maggiormente ti danno fastidio, quando sei in coda, e lì capirai quanto le nozioni teoriche che hai letto nei libri sono scese davvero al tuo cuore e quanto invece sono soltanto teorie spirituali, carine, che vanno di moda, ma teorie spirituali. E ricordati questa storiella zen. Ordinary mind is the way. Quindi non è la via, il sapere chissà quanto. Pensate cosa hanno fatto i farisei al nostro Gesù, ok? Quelli erano gli spirituali dell'epoca e l'hanno messo in croce a un maestro illuminato. Quindi non è la via il sapere, non è la via neanche l'essere un ignorante e non sapere, non renderci conto dei nostri condizionamenti, delle nostre dinamiche, eccetera. Il Buddha insegnava la via del mezzo, la via della pace, la via della serenità, la via che sta in mezzo, l'equilibrio, ok? Ecco, l'equilibrio puoi trovarlo nel tuo qui e ora, nella tua vita ordinaria, nel momento in cui sei presente e vivi con una consapevolezza diversa. Allora potresti essere un maestro pure lavorando alle poste. E potresti accorgerti che ci sono dei maestri intorno a te, magari il tuo vicino di casa lo è, e magari fino ad oggi pensavi di dover andare chissà dove a cercare un maestro e invece magari ce l'hai a fianco e non te ne sei neanche accorto perché la tua mente si era fatta un'idea di un maestro. Sono tutte illusioni, ci sono illusioni in tutti i mondi, no? Nel mondo spirituale, nel mondo più materialistico, e in realtà non c'è alcuna differenza. Quello che conta davvero è come ci sentiamo noi. Quante volte noi sorridiamo senza un motivo, magari, ci sentiamo felici. Questo è un segnale che noi siamo sulla strada giusta, siamo sulla via giusta. Se invece ci viene da non alzarci la mattina o ci sentiamo già stressati, emozioni basse, qualcosa è da cambiare. Quindi molto semplice. Ti viene da sorridere senza motivo nella tua giornata? E allora sei sulla strada giusta se la risposta è sì. Se invece no, trova il modo per farlo. Ma sarà un processo naturale, prima o poi ci arriveranno tutti. Bellissimo. Con questo che hai detto chiudo
con un detto dell'antica tradizione dello yoga. A volte è la tua gioia a far nascere un sorriso, a volte è il tuo sorriso che fa nascere la gioia. Sì. Non tenete i musi lunghi. Ecco. Sorridete. Bene, anche perché è tutto un gioco. Sì. Bene, allora noi siamo volati, diciamo, Sì. per quasi un'ora. Se volete saperne di più di tutto quello che facciamo, noi facciamo tantissimo lavoro online, sessioni individuali, sessioni di gruppo e facciamo i ritiri qua in Thailandia. Se volete saperne di più vi basta guardare il mio sito deboraluce.it Sì. e potete vedere tutto quello che facciamo. E inoltre il mio canale YouTube e anche Erika ha un canale YouTube. Questi due canali ve li metteremo qua sotto, mettiamo il così link. potrebbero ispirarvi. Comunque il mio è Deborah Luce e il tuo è Eric Rustic, ma poi vi metto il link. Ve lo scriviamo. Sì. Ok, un abbraccio di luce, buona Buona giornata. Namaste.